Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale di YouTube. Oggi proverò a raccontarvi come funzionano i campionati su iRacing. Il campionato su iRacing si svolge nell'arco di 3 mesi e nello specifico di 12 settimane. Il campionato è composto da 12 appuntamenti e ad ogni appuntamento corrisponde una settimana. Nell'arco di una settimana, che parte da martedì fino a lunedì della settimana successiva, si può partecipare alla stessa gara che viene riproposta ogni 2 ore. Alla fine di ogni gara un giocatore riceverà un punteggio a seconda del suo piazzamento alla fine della gara e soprattutto relativamente alla qualità dei piloti che il giocatore ha affrontato. Cosa significa questo? Che più i giocatori sono bravi, più il livello della gara è alto e più il punteggio che il giocatore avrà a fine gara sarà alto. Questo valore si chiama Strength of Field e noi in maniera abbastanza pratica lo chiamiamo SOF. Quindi le gare, quando avranno un buon livello di partecipanti a livello di qualità, avrà un SOF elevato. Più è elevato il SOF, più i punti che verranno assegnati a fine gara saranno alti. Perché la gara venga omologata ci vuole un minimo di partecipazione. Il minimo di partecipazione a seconda delle categorie può essere o 8 piloti o addirittura ci sono alcune categorie che omologano la gara anche con 6 piloti. Se i piloti dovessero essere superiori come numero al numero di piloti per la quale la pista è stata omologata, avverrà una divisione della partecipazione. Questa divisione viene chiamata split. Cosa succede quando c'è lo split? Succede che i piloti vengono divisi per abilità, quindi supponiamo che ci siano 30 partecipanti e la pista è omologata per 15 persone, verranno divise 2 gare in 15 partecipanti da una parte e 15 partecipanti dall'altra. Nella gara, split 1 ci saranno i 15 piloti più bravi e i 15 piloti di, livello inferiore verranno tutti destinati nello split 2. Questo è un ottimo sistema per fare in modo che quando esiste la possibilità di fare lo split, che la gente venga destinata a correre insieme a degli avversari più o meno di pari livello. Diversamente, se non c'è un numero elevato di partecipazione, anche un giocatore con un high rating molto basso può incontrare un giocatore con un high rating molto alto e viceversa, ovviamente. Come dicevo, ci sono gare ogni 2 ore per 7 giorni alla settimana. Il giocatore può prendere parte a tutte le gare che vuole, ma per evitare che venga premiato un giocatore che ha una forte partecipazione rispetto magari a una buona qualità, c'è un sistema di scarti. Il sistema di scarti si svolge in blocchi di 4 gare. Il giocatore può fare 4 gare e di queste 4 gare vengono scartati 3 risultati e quindi si tiene buono il risultato di una gara ogni 4. Se uno vuole fare 5 gare, può benissimo fare 5 gare, però entra nel secondo blocco di 4 e quindi fino a 8 gare il sistema tiene buone le 2 gare migliori. Di queste 2 gare migliori fa la somma dei punti e poi divide. Supponiamo che in una gara io ho preso 100 punti e nella gara dopo ho preso 120 punti. Cosa fa? 100 più 120 fa 220, diviso 2 fa 110 e quindi il vostro risultato sarà 110. Non necessariamente il secondo risultato viene preso dal secondo blocco, ma nell'arco di tutte e 8 le gare. Quindi se voi fate 8 gare, prenderanno i 2 risultati migliori, che possono essere o le ultime 2 gare che avete fatto o anche le prime 2. Ad ogni blocco di 4 si aumenta sempre di una gara possibile da tenere. Quindi 4 gare avete una gara a disposizione, 8 gare 2 gare a disposizione, 12 gare 3 gare a disposizione e così via.
sul blocco di 12 gare prendete 3 gare a disposizione, si sommano i punti di tutte e tre, si divide per 3 e si ottiene il risultato che avete raggiunto per quella settimana. La settimana successiva sarà la stessa cosa, c'è una gara ogni 2 ore per 7 giorni della settimana e così per 12 settimane. Però alla fine delle 12 settimane anche qua subentra un sistema di scarti. Di 12 gare che avete fatto verranno presi gli 8 migliori risultati. Questo vi permette per esempio di non competere in tutte le gare. Se uno magari ha un impegno che va a fare la settimana bianca, non si deve preoccupare di perdere i punti in campionato perché potrà scartare magari quella settimana o anche altre settimane. Quindi di 12 gare vengono presi gli 8 migliori risultati. La classifica finale poi viene stilata diciamo, in 3 modi differenti, anche se poi esistono tanti filtri, quindi uno può scegliere bene come visualizzare il proprio livello. Diciamo che le cose più importanti sono la classifica assoluta, quella dove comprende le genti di qualsiasi livello, che può essere un iRating 1000 con quello da 8000, oppure il livello che ti viene assegnato all'inizio stagione. Perché? Perché quando tu inizi la stagione hai un iRating e a seconda del tuo iRating vieni assegnato a una divisione. Mi sembra che attorno al 2000-2005 di iRating sei attorno alla divisione 2, quando vai sui 3-4000 puoi essere in divisione 1, quindi già puoi vedere più o meno qual è il tuo livello paragonato a gente che ha un'abilità simile alla tua, oppure paragonarla a tutta la classifica. Poi è anche divisibile tramite il paese di appartenenza, quindi dici vediamo in Italia come sono messo rispetto agli altri italiani, eccetera eccetera. Il discorso della divisione è puramente indicativo per quello che riguarda la classifica, non ha nessun tipo di influenza per quello che riguarda la partecipazione alle gare, perché il sistema di assegnazione alle gare è subordinato alla quantità dei piloti che la pista può contenere. Quindi se voi siete all'interno, cioè se un domani andate a Monza e Monza può contenere fino a 25 giocatori, 30 giocatori, come dicevo prima, indipendentemente dalla vostra divisione potreste capitare con gente in divisione 1 o divisione 8 o divisione 7. Il discorso della divisione viene fatto solo quando c'è lo split, quindi quando il numero dei partecipanti è molto alto, allora il sistema cerca di mettere più persone della stessa divisione nella stessa gara. Bene ragazzi, questa è la situazione per quello che riguarda il campionato. A me come formula non mi aveva convinto il giorno che mi sono iscritto, invece poi me ne sono innamorato. È una cosa veramente utile, quella degli scarti, è anche molto comoda e per certi versi rassicurante. Supponiamo che io faccio una bellissima gara ed è la prima e poi posso fare altre 2 o 3 gare senza avere la paura di rovinare il mio risultato precedente. Perché? Perché se ho fatto 100 punti nella gara di prima, la gara dopo magari mi va male, vado a finire contro un muro e faccio 0 punti, mi tiene buono il primo risultato. Allo stesso modo, se non sono proprio convinto di aver fatto una bellissima gara, magari mi avventuro nel secondo blocco di 4 gare e quindi se faccio una bellissima gara divido il punteggio con la migliore gara che avevo fatto in precedenza. È un sistema secondo me interessante e c'è da dire che è un po' subordinato anche alla qualità dei giocatori che trovate, quindi il consiglio è quello sempre di verificare la partecipazione. Più partecipanti ci sono e più avete possibilità di guadagnare punti. Soprattutto c'è un altro aspetto del quale mi sono dimenticato di dirvi: più partecipanti ci sono, meno sarà la differenza tra un pilota e l'altro. Faccio un esempio: se il primo prende 100 punti, quello che arriva secondo ne prende 80, d'accordo? Se invece i giocatori sono pochissimi, il secondo che arriva potrebbe prendere anche 60 punti.
perché i punti vengono distribuiti per il numero dei giocatori. Più giocatori ci sono, meno differenza ci sarà tra un giocatore e l'altro. Se ci sono pochi giocatori, tra il primo e il secondo ci sarà una differenza più ampia. Quindi il mio consiglio è di giocare sempre con un numero di giocatori molto alto, perché prima di tutto è più bello confrontarsi con più gente. Secondo, a volte può capitare anche che splitti e allora c'hai la possibilità di avere o più punti, perché magari sei capitato nel top split, cioè quella dove ci sono proprio i più bravi, oppure di gareggiare e di confrontarti con persone che sono brave come te. È cosa che a volte è anche più divertente che non fare la gara e vedere uno che parte e sparisce e tu ti fai la gara da solo, invece è più bello magari combattere contro qualcun altro. Quindi spero che vi sia stato utile questo video. Come al solito vi rimando l'appuntamento in pista o alle telecronache che faccio con i ragazzi di Sim Racing League oppure sul gruppo Facebook. Ciao a tutti, buona serata.